Ciao, eccomi qui in un nuovo video, come va? Io sono molto contenta perché oggi ho voglia di fare con voi un bel video di lifestyle, infatti ecco per questo sono munita della mia agenda e ho preso ovviamente appunti perché come sapete l'appartamento dove viviamo è un appartamento che abbiamo acquistato, un appartamento proprio completamente nuovo. Dopo 2 mesi della costruzione siamo andati a vivere, l'abbiamo acquistato, ci siamo innamorati, però avevamo lo scopo di acquistare una casa. Quindi, siccome non riuscivamo a trovare qualcosa di interessante, qualcosa di particolarmente bello e adatto alle nostre esigenze, abbiamo acquistato questo appartamento che comunque è veramente fantastico, ci piace veramente tanto. Quindi abbiamo acquistato la casa, faccio questo piccolo riepilogo per chi mi segue magari da poco. Abbiamo acquistato questa casa e questo appartamento, scusate, e abbiamo acquistato, nel frattempo siamo riusciti a trovare una casa. L'abbiamo acquistata ma è ancora in costruzione, non è ancora finita. Quindi abbiamo deciso di mettere questo appartamento in vendita. L'abbiamo messo in vendita, ma nel frattempo mi sono resa conto che in effetti non è facile vendere un appartamento. Questa è la nostra prima esperienza di vendita e devo dire che abbiamo avuto difficoltà, il cammino non è così tanto semplice e mi è venuta voglia di condividere con voi i 5 punti che secondo me bisogna fare assolutamente attenzione per non avere dei problemi. Noi alla fine non abbiamo avuto dei problemi, però ci sono dei 5 punti che secondo me bisogna seguire, quindi leggo un pochettino dai miei appunti. Il primo punto ho segnato: fate voi stessi una ricerca di mercato. Che cosa si intende? Perché ci sono delle persone che direttamente si affidano all'agenzia immobiliare. Io invece penso che è meglio che già voi stessi incominciate a fare una ricerca di mercato, vuol dire quindi informatevi al metro quadrato con quanto costa, quanto potrebbe costare il vostro appartamento, dipende quindi ovviamente dalla zona, dalla città. Vedete, cercate anche di verificare voi stessi lo stato dell'appartamento, questo vale anche per la casa ovviamente, perché se lo stato dell'appartamento è nuovo, è completamente nuovo, ovviamente chi ci dovrà vivere andrà a viverci direttamente senza dover poi investire degli altri soldi. Quindi se l'appartamento è, come per esempio nel nostro caso, è proprio pronto per andare a viverci, ovviamente il prezzo si può anche mettere un pochettino più alto, perché chi dovrà andare a vivere non dovrà prima di viverci investire come la ristrutturazione, la pittura, queste cose qui. Ovviamente chi acquista ne tiene presente poi a che spese dovrà andare incontro anche una volta acquistato l'appartamento. Quindi cercate di vedere anche, tenete presente l'anno di costruzione del vostro appartamento, la classe energetica, questo è molto ma molto importante. Tutto questo vi dà la possibilità, alla fine, cercate, è importante anche capire in che città vivete, in che quartiere vivete e se ci sono anche delle nuove costruzioni o delle vecchie costruzioni, se ci sono altre vendite e a che prezzo vendono le altre case. Una volta aver fatto tutto questo, cercate di avere in mente, di pensare un pochettino a che prezzo quindi potreste vendere il vostro appartamento. Fate quindi, tirate una conclusione finale pensando già voi a un prezzo. Dopodiché
Il secondo punto molto importante è la ricerca dell'agenzia immobiliare. Mi ricordo che quando abbiamo incominciato a dire ad amici, a spargere un pochettino la voce che dovevamo vendere l'appartamento, tutto a un tratto sono successe delle cose tipo mio fratello ha un amico che ha un amico che ha l'agenzia, anzi non ha l'agenzia ma collabora, o tutta una volta spuntano delle agenzie che facendo poi una ricerca abbiamo scoperto che non esistevano o che non avevano venduto mai niente o che erano all'inizio della loro esperienza. Ovviamente bisogna cercare di aiutare chi inizia, dare molto coraggio, forza, sperare che loro possano avere successo in futuro, però questo voi siete disposti a mettere il vostro appartamento in rischio? Non lo so, nel nostro caso abbiamo preferito quindi selezionare bene, guardare, cercare di scegliere un'agenzia che esistesse sul mercato già da tempo e non soltanto questo, cercare anche perché all'interno anche delle famose, delle buone agenzie immobiliari ci sono anche gli agenti che vendono di più e quelli che sono meno capaci. Quindi abbiamo fatto una bella ricerca prima di tutto e ve lo consiglio. Terzo punto è il prezzo. Prima di mettere in vendita l'appartamento è importante stabilire un prezzo. Capita che ci sono delle agenzie che propongono un prezzo giusto, reale, ma anche quelle che cercano di gonfiare anche molto il prezzo o di abbassarlo. Se voi avete fatto la ricerca di mercato, ecco perché dico che è un qualcosa di molto importante, già voi stessi fate questo, poi ovviamente bisogna dare fiducia all'agenzia immobiliare perché questo è il suo lavoro, quindi bisogna comunque dare fiducia, ma se notate comunque che c'è veramente una grande differenza tra il prezzo che avevate pensato e quello dell'agenzia, allora dovete un pochettino stare un pochettino allerta. Quindi il prezzo è fondamentale, perché poi tra l'altro se il prezzo è troppo alto, ovviamente la possibilità di vendere il vostro appartamento è basso, è molto, molto più bassa la percentuale. Al contrario, se svendete il vostro appartamento sono parte dei vostri soldi che vanno via, quindi non è neanche bello, non è neanche giusto fare una cosa del genere, perché ci sono a volte delle agenzie disperate che pur di riuscire a vendere propongono un prezzo così. Molto importante poi anche la qualità delle foto. Prima di la qualità delle foto e la descrizione, perché nel momento in cui si mette l'annuncio, la foto è qualcosa che colpisce prima di tutto. Se la foto non è ben fatta, se la qualità è meglio evitare. Prima di scegliere l'agenzia noi abbiamo invitato anche a casa nostra delle agenzie, abbiamo avuto dei colloqui, ci sono stati anche degli agenti che hanno scattato anche delle fotografie e dopodiché ho visto la qualità della foto e là ho deciso di scartare l'agenzia. Perché un agente immobiliare deve fare l'agente immobiliare, non si può improvvisare anche fotografo. La fotografia è qualcosa di importante. Di solito se l'agenzia immobiliare è seria, verrà a casa l'agente immobiliare accompagnato da un fotografo che si occupa appunto proprio di questo.
La fotografia è importante perché tramite la foto la persona che cerca un appartamento si può innamorare. Non si scatta una foto così giusto per scattarla, bisogna trovare l'angolazione giusta, la luce giusta, ci sono tante cose che bisogna prendere in considerazione e quindi magari un agente immobiliare sarà bravissimo a vendere, ma se la foto non è bella, non è di qualità, rischiate. Un'altra cosa molto importante è anche la descrizione. Quando l'agenzia decide di fare la descrizione, quindi di raccontare cosa è previsto nell'appartamento, cosa c'è, quante stanze, come sono, e quello è molto importante che venga scritto veramente tutto e anche nella maniera migliore. Un altro punto importantissimo, però prima di passare a questo mi sono ricordata di una cosa anche molto importante, che è vero che il fotografo deve fare veramente delle belle fotografie, deve mettere in risalto la stanza, però è anche molto importante, che non tutte le agenzie dicono, l'ordine. Se sapete già che verrà il fotografo per fare le fotografie, mettete ordine, eliminate tutto il superfluo. Io, nel punto numero 1, mi è capitato di vedere delle fotografie con tipo sale da bagno con tutti i prodotti in evidenza, 2 o 3 dentifricio sul lavandino, tappeto per terra, magari anche spostato, non ben messo, spazzola appoggiata da... no, deve essere tutto in ordine. Io sinceramente sono molto ordinata e già questo lo faccio sempre. L'appartamento per me deve essere tutto bene, in ordine, ma a maggior ragione bisogna dare importanza a questo nel momento in cui viene scattata la fotografia. Le persone memorizzeranno, saranno colpite da questo disordine. Al contrario, se la stanza è bella, luminosa, se c'è ordine, sicuramente riuscirà a dare un effetto differente alle persone che sono alla ricerca di un appartamento. Quindi non tutti lo dicono, mi è capitato di vedere letti disfatti, oddio, ma se sapete che verrà l'agente immobiliare con il fotografo, perché non fate prima un bell'ordine, un bello scarto di tutto quello che c'è nel vostro appartamento? A priori le persone non chiameranno, non prenderanno, non fisseranno l'appuntamento con l'agente immobiliare. Quindi la comunicazione poi tra voi, il punto numero 5 è la comunicazione tra voi e l'agenzia. Questo è molto importante perché capita questo in tutti i rapporti, la comunicazione è veramente fondamentale, ci si deve capire, se ci sono delle domande, dei dubbi, non ve li tenete, fate le domande al vostro agente perché nel momento in cui scegliete l'agenzia immobiliare è perché avete fiducia in questa agenzia e quindi è bene porre tutte le domande e se l'agenzia magari non vi contatta provate anche voi stessi a contattarla, a chiedere informazione, così vi sentirete meglio e così riuscirete anche a capire a che punto è la vendita. Io vi voglio salutare qui perché questi sono i 5 punti, ma devo dire che sono stata fortunatissima perché noi abbiamo avuto soltanto una visita. Una visita, l'agente immobiliare ha messo l'annuncio e il giorno stesso qualcuno, una persona, ha contattato l'agenzia. Sono stata disponibile, anche questo è molto importante, essere disponibili alle visite. Sono stata disponibile il giorno stesso
a far vedere tutto l'appartamento e questa persona si è innamorata, è entrata, l'ha visto, si è innamorata, mi fa piacere perché la posso proprio capire, perché quello che è successo a me quando io sono entrata per la prima volta in questo appartamento, e quindi è bello quando si riescono a creare delle sensazioni positive. Quindi io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e ci vediamo ogni giorno su Instagram. Vi aspetto. Ciao e al prossimo video. Ciao!